e sulla città vi stanno infiltrando un giovane lavoratore di fossa che ci vive, incombono avvenimenti tragici. Dal romanzo Storie di Sardegna della scrittrice Arianna Manca, la nostra terza autrice di questa sera, emerge un racconto preciso nei dettagli e nel tempo, dato che descrive l'arrivo di un trappello di armigeri aragonesi e si avvicina alla città per accamparsi. Ma tutta la tensione nei primi momenti della guerra emerge anche dalle vicende del giovane balestriere Andreuccio in una villa che si prepara come può all'invasione del nemico. Si annuncia ormai l'imminente guerra tra voci, cavalli, trombe e suoni ritmati e marce. È un lunedì di fine giugno, ma qualcosa appare diverso dal solito, fin dalla mattina. Mentre si preparava per andare a lavoro, Brando poteva sentire rumori fuori dalle mura, principalmente voci, ma anche cavalli e suoni ritmati e marce. Non gli ha dato molto peso fino a che non si è trovato davanti alla porta Parlao, con suo padre e gli altri lavoratori. Vede che c'erano gente in giro e quando arrivano la porta è chiusa e i lavoratori di fosse sono radunati lì, in attesa di spiegazioni. Lasciateci passare, dobbiamo andare a lavorare, qualcuno grida più avanti. Un uomo guarda giù da dietro il parapetto in legno della porta. Non potete passare ora, la porta rimane chiusa. Di sotto la gente comincia a discutere e Brando guarda suo padre, anche lui perplesso. Cosa vuol dire? Chiede Brando. I catalani, dice un altro lavoratore, sono qui, hanno circondato la villa. Brando si rivolge a suo padre e, intendendo la serietà della faccenda solo in parte, può leggerla però negli occhi di suo padre. Padre, cosa vuol dire? Il padre afferra il suo braccio sottile e lo trascina via, camminando verso casa. Significa che non possiamo lavorare oggi, e forse neanche domani, e il giorno dopo ancora. Brando tiene la testa bassa e pensa. I rumori che ha sentito fuori ora hanno un senso. Ma se non possiamo lavorare, chi ci pagherà? Il padre gli dà solo uno sguardo, con la sua espressione più seria. Sai già la risposta. Arrivano di nuovo a casa, camminando in silenzio. La visita della casa lo assicura solo in parte, facendolo sentire più sicuro. Quando sua madre ritrova di nuovo alla porta, lo fissa con aria interrogativa. Perché siete qui? Avete dimenticato qualcosa? Suo padre scuote la testa. No, non possiamo lasciare la villa. Siamo circondati. Brando fa un passo dentro, giusto per vedere sua sorella dall'altra parte della stanza. Intenta rammendare degli abiti, ma ora guarda lui. Che succede? Lui solleva le braccia, disorientato quanto lei. Non lo so di preciso. Abbiamo sentito che i catalani sono qui. Elena si volta verso il loro padre. Siamo in trappola? Che ne è di quelli che sono rimasti alle montagne? Chiede Brando. Suo padre si segue sullo scavello, ma non parla, appoggiato ad una mano e guardando in basso. Suo fratello, l'unico ignaro di tutto quello che sta succedendo, continua a giocare con una trottola di legno. Dobbiamo solo aspettare, dice la madre, affaccendandosi per la stanza per distrarsi con i suoi doveri. Vedremo cosa faranno. Ci attaccheranno? Chiede Brando. Sono qui per attaccarci. Elena lo guarda per un istante, poi si rivolge di nuovo al suo lavoro, cercando di nascondere la preoccupazione. Brando prende un profondo sospiro. Si sente di nuovo completamente inutile. È una bella mattina di giugno. Una mattina come tante altre. Andreuccio siede sul pavimento in legno di uno dei ventitoni che collegano le mura, intagliando delle frecce da piegamenti sottili per la balestra che tiene al suo fianco. Dal secondo piano della torre può vedere l'intera villa. Solo una balconata in legno li divide. E lo divide per una caduta di circa 9 mesi che non è intenzionato a provare. Dopo anni a lavorare nelle torri è ancora intimorito dalle altezze e non osa mai avvicinarsi troppo al bordo. Dà uno sguardo dal suo posto, interrompendo il lavoro per un po'. La
luce del sole batte sui tetti delle case della villa, ma quello che riflette di più è il tetto di Santa Chiara. La torre del palazzo dell'università e il campanile si sollevano alti su dalle case attorno, lasciando molto spazio all'occhio. Dalla sua posizione Andreuccio può vedere il castello di San Guantino davanti a lui, il resto delle mura e le torri che racchiudono la villa, le montagne che si sollevano al nord. Se spinge ancora più in alto lo sguardo, riesce a vedere anche la fortezza di Acquafredda. Andreuccio, lavora! Un altro uomo lo rimprovera. Andreuccio distoglie il suo sguardo dalla villa e sospira. Sto lavorando, si difende e riprende di lavoro. Si è distratto solo un istante. Si è sempre chiesto cosa ci fosse oltre quelle mura. Non è mai andato troppo lontano oltre le mura. Non è mai stato bravo a fare niente. E non è mai stato la speranza della sua famiglia, ma aveva una buona mira. Un uomo con una buona mira è sempre utile. Perciò ha messo la sua abilità in buon uso, unendosi al rinomato gruppo di 128 balestrieri di Villa di Chiesa. Non si è mai pentito della sua scelta, non è una delusione della sua famiglia, anche se questo vuol dire intagliare frecce tutto il giorno. Il suono di trombe gli fa portare sulla testa e vede tutti i suoi compagni sulla torre correre alle fenditure con le loro armi. Capisce subito che i suoni provengono dalle torri vicine, ma non riesce a capire cosa sta succedendo. Nonostante tutto, segue la procedura e salta in piedi, afferrando la balestra nel frattempo. Quando arriva alla sua postazione e guarda fuori, vede un piccolo esercito che si avvicina alle mura. Sbandierano uno stendardo a strisce rosse e gialle di Aragona, ma sono molto meno di quanti si potessero aspettare. Avanzano a passo rapido, guidati da un uomo a cavallo che indossa un elmo che gli oscura il viso e una scintillante corazza, e comanda i suoi uomini con una lunga lancia. Mentre i balestrieri osservano dalle loro posizioni, gli uomini si distribuiscono in fila, mezzo miglio in più in là del fossato, nella parte a sud delle mura. Andreuccio indietreggia, tenendo le spalle al muro. Cosa dovremmo fare? Chiede ai suoi compagni. Aspettiamo, dice uno. Andreuccio non apprezza l'idea, guarda fuori di nuovo, studia i movimenti del comandante, sembra stia parlando, ma non riesce a capire le parole. Vede che gli uomini a terra sono arcieri e si stanno preparando con le loro frecce. In alcuni istanti una pioggia di frecce vola verso le mura, in particolare verso le torri vicine, anche se è quasi impossibile per una freccia passare attraverso una fenditura. Andreuccio si tira indietro. Ci stanno attaccando! Lo vediamo anche noi, il picciotto, dice Piazzano tra i balestrieri, preparando la sua arma e puntandola a terra, ruotando le leve. Ma nonostante tutto sembra calmo. Andreuccio inizia a fare lo stesso. Quando sentono dei rumori provenire da più a sud, rumori di grandi pesi che vengono spostati, la porta viene chiusa e il ponte elevatorio sollevato. Ulteriori trombe echeggiano da altre direzioni e Andreuccio può vedere movimenti in tutte le alte torri sotto la sua vista. Siamo sotto attacco! Qualcuno grida da lontano, ma nessuno risponde. Andreuccio trema di paura e eccitazione mentre continua a guardare fuori. Dovremmo rispondere! Dovremmo difenderci! No, non facciamo niente senza ordine, risponde lo stesso uomo, infilando i pollici nella cintura, come se non gli importasse. Tutti continuano a guardare fuori dalle fenditure. Una nuova ondata di frecce vola sopra la palizzata, ma la maggior parte cade al fossato. E quanti sono? Chiede Andreuccio. Sente il suo cuore battere velocemente, le sue ginocchia deboli. Non si è mai trovato in una situazione simile prima d'ora. 300, non di più. Andreuccio, guarda dentro. Vedi qualcuno riferire parola? Andreuccio deglutisce e si avvicina al parapetto lentamente da uno sguardo di sotto e si sente instabile, ma vede qualcuno, un compagno a detta dell'uniforme che corre per le strade verso la corte. La vista gli fa venire i capogiri, ma vuole vedere di più fino a che si sente oscillare. Fa qualche passo indietro. Sì, credo di sì, dice affannato. Bene, aspetteremo qui, dovrebbero arrivare presto, un ordine. Non rispondete al fuoco! Andreuccio si affaccia fra i membri della porta e guarda in basso.
oltre il fossato, e dimenticando per un momento la sua fobia delle altezze. Osserva ad occhi sbarrati i campi e le colline di sotto, dove i nemici prendono posto e costruiscono le loro tende. In una linea retta davanti a lui, alcune truppe costruiscono un campo, bloccando le vie per le montagne, su di un colle. Alcuni uomini lavorano ad una qualche macchina d'assedio. Più a sud può vedere un altro campo. Ad est, di fianco alla chiesa di Valverde, può vedere il più grande fra tutti, quello dove deve essere il comandante. Alcuni compagni gli hanno detto che un altro campo venne costruito di fronte a Porta Fontana, separando Villa dai villaggi più piccoli a nord. Andreuccio tira un respiro profondo e si volta verso i compagni. Stanno tutti guardando fuori e studiando la situazione. Sapevano che gli aragonesi erano vicini e quei 300 uomini erano solo una finta, ma vedere tutti quei soldati è un'altra cosa. Quante macchine abbiamo? Chiese Andreuccio, la sua voce trema involontariamente. 2 per quanto ne so, risponde un altro soldato, mantenendo lì il suo sguardo sul campo. Andreuccio tira un altro sospiro e guarda fuori. Osservarli in un certo senso lo fa sentire come se potesse controllare quello che fanno. La situazione è precipitata in fretta e lui non è pronto a combattere una battaglia. Loro non sono pronti. Sono solo 100 balestrieri contro migliaia di catalani. Riesce a sentire uno sguardo sulla sua pelle e, voltandosi un po', riesce a vedere l'uomo che gli ha parlato prima, guardarlo con un'espressione leggera, cercando in qualche modo di nascondere la sua preoccupazione. Li affronteremo e li combatteremo. Non li faremo avvicinare così facilmente. Non li faremo vincere. Andreuccio sorride un po', cercando di comportarsi come lui, ma tutto quello a cui riesce a pensare è che loro stanno sulle mura. Loro saranno i primi a morire quando verrà l'attacco.